Ciao a tutti amici del cancro, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami cancro e le energie predestinate per il mese di ottobre 2025. Due carte, ragazzi. Abbiamo il diavolo e il carro. Quando c'è il diavolo di solito si parla di energia molto forte, però essendoci anche il carro, io ho come la sensazione che qualcuno potrebbe prendere il proprio potere in mano e decidere di andarsene da una situazione piuttosto che da una relazione. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono per un gruppo, è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se per caso voleste completare il vostro messaggio, vi invito ad ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire poi come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, trovate il link sotto nella descrizione del video e sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email per le consulenze personalizzate, il link alla pagina web dove trovate tutto quello che propongo e poi ci sono anche i link ai corsi gratuiti presenti sul canale, che sono due. Uno è un corso base di metafisica sui chakra e l'altro un corso base di tarocchi intuitivi. Bene. Partiamo con un re di coppe, ragazzi. Abbiamo un 4 di bastoni. Sei di coppe, 8 di denari, cavaliere di spade, abbiamo la carta del mago, un 7 di coppe, e un 3 di coppe. Adesso ragazzi andiamo a vedere carta per carta, capiamo un po' com'è il movimento energetico del mese e dopodiché andiamo a vedere settore per settore. Allora partiamo da questo re di coppe che potreste anche essere voi o potrebbe rappresentare una persona vicino a voi. 4 di coppe e 2 di spade. Andiamo a vedere anche il 4 di bastoni. Regina di coppe e 6 di bastoni. Interessante perché i 2 e 6 sono a testa in giù. Allora, qui si potrebbe trattare di una relazione di coppia, considerato il re e la regina di coppe. Io ho come l'idea che qui ci sia un momento, mi viene da dire, molto bello con questo 4 di bastoni, ehm, però ho come la sensazione che ci sia qualcosa che non vi convinca. Abbiamo un 4 di coppe che è la carta, diciamo, della cecità di qualcuno che non vede e poi abbiamo anche un 2 di spade che di solito viene rappresentato come una fanciulla bendata e quindi è come se ci fosse qualche cosa che non è chiaro, che non vedete. Andiamo a vedere 6 di coppe. Abbiamo un 6 di denari. Io credo che potrebbe essere una relazione non ufficiale, quella di cui stiamo parlando, o comunque non ancora ufficializzata.
Però tutto sommato, sia che sia una relazione, sia che sia una situazione, con questo 4 di bastoni, credo che sia una situazione abbastanza, come dire, tranquilla, pacifica, equilibrata, o perlomeno questo è quello che appare. Siccome qui avete varie carte ehm, che parlano di qualche cosa che non si vede, qui abbiamo anche un 8 di coppe. Io ho come l'idea che apparentemente le cose vadano bene, ma ci sia come qualcosa sotto che non riuscite ancora bene a decifrare, che, che non porti proprio tanto equilibrio, cioè è come se mancasse qualcosa. In realtà poi abbiamo un 6 di pentacoli che è girato a testa in su, quindi c'è come una sorta di generosità, di apertura. Mi verrebbe da dire anche uno pseudo equilibrio, però avendo gli altri due 6 girati a testa in giù, c'è qualche cosa che non viene portato a galla. Andiamo a vedere l'otto di denari. Abbiamo un papa e un 7 di coppe. Di nuovo, il 6 di bastoni ha, diciamo, è uno degli arcani minori del papa, ha un po' la stessa energia e sono entrambi al contrario. Io credo che qui qualche cosa non voglia essere ufficializzato o non venga ufficializzato. Andiamo a vedere il cavaliere di spade. Abbiamo un 8 di bastoni e la carta della stella. È come se a un certo punto decideste o sì di parlare, decideste di comunicare, decideste di dire qualcosa alla persona di interesse piuttosto che al mondo intero. Difatti abbiamo poi anche un mago, come se ci fosse un'azione, un movimento che secondo me vi apre questo 7 di coppe, cioè vi apre delle nuove possibilità, quelle che qua non si vedevano perché le cose non erano ufficiali. Adesso andiamo a vedere il mago. Abbiamo un 3 di spade. E un re di spade. Mm. Sento come una determinazione, ragazzi, a raggiungere certi risultati. Cioè, ho l'idea che qui potrebbe esserci come una relazione, una collaborazione, potrebbe anche essere, che tutto sommato apparentemente, diciamo, è in equilibrio, è stabile, è liscia, ok? Però è come se non fosse dichiarata, ma io ho la sensazione che qui ad un certo punto voi vi stuferete di rimanere un po' così in sordina, nascosti, e quindi tirerete fuori un po' l'argomento del tipo: allora, quando ufficializziamo la nostra relazione, la nostra collaborazione lavorativa? Andiamo a vedere il 7 di coppe. Abbiamo il sole, il 2 di pentacoli e il 2 di coppe. Secondo me si aprono delle nuove possibilità, delle nuove strade. Vi dirò. Se siete in una relazione fissa da tanto tempo, cioè stabile, può essere effettivamente con queste carte che si aprono nuove conoscenze. Qui abbiamo un 2 di pentacoli, il diavolo, il sole, il 7 di coppe e il 3 di coppe. Io ho come l'idea che se non riuscirete a trovare quello che volete all'interno della relazione, cercherete letteralmente fuori. Qui si sono girate altre tre carte. Abbiamo la regina di spade, un asso di spade e un 7 di bastoni.
Sì, secondo me diventerete come determinati nel raggiungere i vostri obiettivi. Questo diavolo effettivamente mi potrebbe parlare di un po' di tossicità e il carro, il fatto di muovervi da questa situazione apparentemente stabile, ma che ha comunque delle carenze. E lo rivediamo qui con il 3 di spade perché è un qualche cosa che vi fa star male, che vi fa soffrire. C'è come un tema che non viene portato alla luce, che non viene portato a galla, può essere la relazione in sé, piuttosto che un tema all'interno della relazione, e sento come se in questo mese prenderete il toro per le corna e direte ok, non vuoi affrontare la situazione, faccio di testa mia. Qui si aprono nuove strade, potrebbero essere nuove strade romantiche, considerato il 2 di coppe e il 3 di coppe. Diciamo che c'è anche un asso di spade. Secondo me inizia una nuova conoscenza, una nuova frequentazione o una nuova collaborazione. È come se con questo carro vi muoveste dal posto dove siete stati fino ad adesso. Di solito il carro parla anche di una decisione, di una scelta che può essere presa. Allora, andiamo a vedere settore per settore. Partiamo dal lavoro. Secondo me, ragazzi, inizierà qualche cosa di nuovo da un punto di vista lavorativo. Potrebbe essere che vi dobbiate spostare, geograficamente parlando, però io ho anche la sensazione che sarà una cosa che non vi aspettate e che inizierà così, cioè tipo oggi vi chiamano per iniziare domani. Quindi sarà una cosa molto molto veloce. Ehm, per adesso non vedo contratti a lungo termine, quindi può essere che sia qualche lavoro a tempo determinato. Ehm, Se vi dico è da un po' che state puntando qualche tipo di lavoro, qualche tipo di ruolo, qualche tipo di azienda, può essere che arrivi la comunicazione che state aspettando da questa azienda. Quindi direi che è molto positivo. Per quello che riguarda le persone che sono già in un lavoro, quindi che sono occupate, ehm, io ho la sensazione che il mese scorrerà parecchio velocemente e potreste avere come delle idee nuove, innovative da proporre ai vostri superiori. E io credo che secondo me in questo caso il diavolo qui esprima proprio il vostro potere, cioè quello che riuscirete a comunicare ma anche ad ottenere. Per chi fosse autonomo, secondo me ci sono delle nuove collaborazioni in vista, ragazzi, soprattutto se è tanto che state puntando un certo tipo di obiettivo, con le giuste collaborazioni, secondo me riuscirete a raggiungere questo obiettivo. Per quello che riguarda i soldi, allora il consiglio delle carte è di essere oculati questo mese perché potrebbero esserci delle spese aggiuntive per doversi spostare. Scusate. Potrebbero esserci delle spese aggiuntive per doversi spostare, magari per riparare la macchina piuttosto che per cambiare la macchina e sarà molto 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 importante dare ma dare il giusto, cioè è come se avessi bisogno di fare magari un elenco delle spese necessarie, delle spese superflue e di quello che si può, diciamo, posticipare a livello di pagamenti. Diciamo che non è un mese dove manchino proprio dei soldi, però sì che ne usciranno. E quindi è importante fare come dei budget preventivi di spesa. E se avete degli investimenti già attivi, non sento che sia un mese proprio tanto proficuo, ragazzi, quindi cercate di non fare troppi movimenti, ehm, diciamo, se sono movimenti strategici, tipo prendo questi soldi qua e li metto lì perché li guadagno di più, ok,
ma togliere dei soldi per magari investiti per cambiare tipo di investimento, tipo li ho in borsa, li tolgo e compro un immobile, ecco, quello non lo vedo tanto. Però ovviamente, come dico spesso, fatevi consigliare da un esperto del settore. Per quello che riguarda l'amore, ragazzi, mm, allora, devo dire che è un mese interessante. Come vi dicevo prima, secondo me ci sono delle nuove conoscenze, ci sono delle nuove frequentazioni. E vi dico che se siete single potrebbe iniziare effettivamente una relazione. Non credo che sarà subito ufficiale, anche perché qui abbiamo il diavolo. Potrebbe essere una persona a distanza, lontana, e quindi esserci come questa titubanza sul funzionerà, continuerà. Devo dire che la relazione in sé a me sembra ottima, però è come se ci fossero delle cose intorno che vi fanno rimanere un po' così sulle vostre. Potrebbe non essere una relazione ufficiale da subito e, e ahimè, ragazzi, tenete gli occhi bene aperti perché con questo diavolo 7 di coppe, il 3 di coppe, il 2 di coppe, il 2 di pentacoli, potrebbe essere una relazione a tre. Nel senso che potrebbe esserci anche una terza persona coinvolta. Ora non so se questa terza persona sta entrando o se ne sta andando, però tenete gli occhi aperti. Sento come se doveste sì, tenere gli occhi aperti, controllare un po' di più quello che succede, osservare i movimenti e il modo in cui si comporta l'altra persona. Ricordate sempre, io lo dico spesso, non è importante quello che dice una persona perché si può dire qualsiasi cosa, la cosa importante è quello che fa la persona, sono le azioni. Ok? Cioè, se una persona continua a dirvi ti voglio vedere, mi manchi tanto, ma poi in 2 mesi non si riesce mai a incastrarsi, è diverso che una persona che non dica mai niente, però magari vi dice sabato ci vediamo e il sabato vi vedete. Poi magari vi fa anche la sorpresa il mercoledì. Cioè, valutate voi in base alle azioni. Per quello che riguarda le persone che sono già in una relazione, io sento che è come se qualcuno stesse un po' spingendo per arrivare al passo successivo della relazione. È come se avessi bisogno di conferme per capire che questa persona è realmente innamorata di voi. Ora, secondo me lo è. Potrebbero esserci diversi motivi per cui non sia tanto presente nel mese di ottobre, Ehm, il consiglio delle carte è di parlare apertamente di quelle che sono le vostre paure, di quello che vorreste magari durante la quotidianità, di quello che vi aspettate, quello che vi manca. Cioè, secondo me un po' il segreto del mese è la comunicazione, perché attraverso la comunicazione si possono effettivamente valutare altre possibilità e da lì avere nuovi inizi. Diciamo che con l'asso di spade c'è come una verità che viene a galla a fine mese, c'è come una nuova chiarezza mentale. E secondo me è dovuta al fatto che proprio porterete a galla quello che c'è che non va, mettiamola così, quello che vorreste di più. Nel caso in cui siate in una relazione a tre, diciamo che secondo me continuerà così anche per tutto il mese di ottobre, però sento che è come se metteste le cose un po' in chiaro. Cioè, se sentite che questa persona non è presente nei vostri confronti, andrete a battere un po' cassa, chiederete più tempo, chiederete più attenzioni, secondo me le otterrete anche. Per quello che riguarda mm, i progetti, sento che avete le idee un po' confuse. Scusate ragazzi, stamattina la voce è pessima. Allora, sento che avete le idee un po' confuse. Ehm, diciamo che cercherete come di fissare delle regole, di fissare dei limiti. Credo che ci riuscirete anche, ma quello che mi viene da dirvi è,
Perché avete una regina di spade, quindi si tratta di mettere come dei limiti, dei margini, dei confini rigidi. Cioè, o è così, punto. È come se non darete tanto spazio di azione all'altra persona. Per quello che riguarda la famiglia, e per famiglia io intendo la famiglia di anime, quindi amici, parenti, piuttosto che vicini di casa, colleghi. Devo dire che le cose, secondo me andranno bene. Avrete la possibilità, allora qui c'è un carro, può essere che o qualcuno arrivi o che voi andiate da qualcuno che è un bel po' di tempo che non vedete e che ci sia come questo ritrovo, questo ricongiungimento positivo, mi viene da dire. Potrebbe essere una persona che vi aiuta a capire come muovervi nella vostra vita privata, è come se vi desse dei consigli utili per riuscire ad avere chiara la vostra situazione personale. Andiamo a vedere Osho che cosa vi dice. Abbiamo il ribelle e l'integrazione. Ragazzi, sono due arcani maggiori, uno è l'imperatore, l'altro la temperanza. E l'imperatore mi parla di regole e l'integrazione, appunto, mi parla di integrare le regole. Questo mazzo a me piace tantissimo perché fa vedere una catena che si rompe, cioè questo ribelle rompe le catene significano le regole del passato, anche qui avevamo la regina di spade che mi parla di regole, e io ho come la sensazione che metterete le vostre regole, sia che sia una situazione, sia che sia una relazione, e farete sì di integrare, diciamo, quello che c'è già in piedi con quello di nuovo che a voi serve. Ok, allora andiamo a vedere un altro oracolo. Allora, wow, successo e abbondanza e ci parla della prossima stagione. Ora, questi video usciranno a settembre, stanno uscendo a settembre, tecnicamente siamo ancora in estate, quindi si potrebbe proprio parlare dell'autunno, quindi la stagione che sta arrivando, o se per caso ascolterete la lettura già in autunno, potrebbe parlare dell'inverno. Però io ho come la sensazione che arriverà presto quello a cui voi aspirate. Esito e successo proprio, quindi è come se finalmente riusciste ad ottenere quello che desiderate, i vostri obiettivi. Andiamo a vedere ancora una fatina. Non giudizio. Che interessante. È come se vi dicessero di non giudicare se c'è qualche cosa di giusto o sbagliato. Diciamo che il giudizio è molto tipico dell'ego che è rappresentato dal diavolo. Non importa se una cosa sia giusta o sbagliata, perché giusto o sbagliato molte volte è soggettivo, più che tutto è il rendersi conto che una determinata cosa c'è, esiste e bisogna far fronte a questa cosa, semplicemente. Amici del cancro, questo è quello che avevo per voi. Spero che la lettura vi sia stata utile, che vi abbia dato degli spunti di riflessione interessanti. Fatemelo comunque sapere nei commenti. Per sostenere il canale mettete like, iscrivetevi o condividete il video e se volete iniziare un percorso di crescita con me basato sul lavoro delle credenze limitanti mi potete contattare via mail. Io poi vi mando una lettera di presentazione dove vi spiego come funziona il tutto. Lo stesso lavoro lo potete fare anche per conto vostro attraverso gli abbonati, attraverso l'abbonamento e in quella sezione parlo di temi di metafisica, di metamedicina, comprese le credenze limitanti che sono divise per settore. Quindi che credenze ho che mi limitano sull'amore, che credenze ho che mi limitano sul lavoro. Insomma, andiamo a vedere come scovarle, come ricercarle e come cambiarle. Comunque, avete i titoli dei video che sono pubblici, si vedono, quindi se volete dare un'occhiata potete entrare nelle playlist Lilla, così vi rendete conto.
insomma dei temi che vado via via trattando. Detto questo ragazzi vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!